Eccoci per Diamante. Ciao Elena. Ciao. Conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Mhm. Dimmi come la vedi. Allora, è lei e la vedo che mm, c'è lei, poi ci sono i suoi 3 figli davanti che cioè lei li protegge, praticamente li tiene vicino a sé e poi manda via. È come se ci fossero un sacco di persone che arrivano verso di lei e lei le manda via così. In modo abbastanza anche frenetico, no? Perché continuano. Ok, chiamiamoli subito nel cinema. Intanto ci Mhm, facciamo dare da Diamante l'autorizzazione. mhm. Sì, 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 ce la dà. Bene. Mhm, Cinema. 3 figli. Marito. mhm. Allora, i 3 figli sono in prima fila. Il marito è a metà, un po' così. Ma vuole starci? Da qui per spiare, per No, 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 rompere. spiare, no, no, no. Mm, un po' così. È venuto perché gliel'ha detto lei, ma un po' disinteressato, ecco. Allora, resta se è interessato, va se è un po' interessato. Allora va. Ok. C'è qualcun altro che si presenta oltre i figli? Conscio delle opportunità che ha, conscio del desiderio di imparare delle cose. C'è, penso siano 2 amici di Diamante, due uomini Mhm. in fondo, li vedo. Ma che lei Sono molto. conosce? Sì, sì. Sì, li vedo come se fossero nell'ambiente della scuola dei figli di Diamante, nel senso possono essere tipo 2 papà che quindi lei conosce, non bene, nel senso non li conosce perché li vede nell'ambiente di scuola dei figli Mhm. e sono incuriositi. E quindi stanno in fondo perché è come se si sentissero, è come se si intrufolassero in un posto privato, no? Sono Mhm. molto curiosi e quindi hanno detto, beh, entriamo piano piano senza disturbare, tra virgolette. Ecco. Va bene, ci sono tanti punti, vediamo subito l'ultimo. La fiamma di diamante le ha chiesto. Si chiede se è suo figlio, uno dei suoi figli, poi ha fatto il test, l'autotest kinesiologico ed è il risultato che non è così. In questo momento io non la vedo, la fiamma. Mm, Mhm. Non esiste, non è incarnata nel senso. mm, no, in questo momento Qui no. sulla Terra. Mm, Ok. Bene, indaghiamo, facciamo una cosa nuova.
Cerchiamola in altri universi e Mhm. multiversi. Cioè, in questo tempo, la parte subliminale di Diamante è incarnata una volta o due? C'è in un altro universo di questo multiverso. Ok. Quanti universi ci sono in questo multiverso? Io ne vedo 7. Ok, come la volta scorsa, i 7 Mhm. universi. Sì, ho riguardato e sono 7. E l'altra è la Potrebbero fiamma. cambiare, questi dati, non è Sì, che certo, infatti, non in questo dati. momento ne vedo 7. E la fiamma di Diamante la vedo sul quarto universo in questo momento. Ok, lei può cambiare le cose. Sì, Come? Con con l'intento. l'intento. Mhm, Ok. mhm. Vibrazione di Diamante. 18 miliardi. Percentuale di consapevolezza. 138. PSP. 42,58. Vite precedenti. 1936. Cervello. 9,5. Entità eteriche. Allora, c'è un falconiforme, c'è una mantide, un rettile e poi c'è questa interferenza che arriva che è collegata al secondo universo che allora, la vedo, è come se la vedessi agganciata a lei, ma come se fosse al confine dello spazio di Diamante, non so come dire. Mm. Eh, è più agganciata a delle cose che appartengono a Diamante più che a lei. Prima era un'interferenza molto forte su di lei. Adesso invece la vedo come solo rimasta agganciata appunto a delle cose che appartengono a Diamante. Questa chi è, scusami? Quell'interferenza che arriva dal secondo universo è tipo questa specie di sotto vedo tipo una forma un po' Magrolina. longilinea, sì, magrolina, su grigio scuro con un mantello nero Mhm. e la vedo collegata al secondo universo. Digli di togliersi il mantello, di restare nudo e vediamo come è fatta la pelle, la faccia. Allora, la faccia è un po' allungata, un naso abbastanza piatto, nel senso quasi solo le narici, questi occhi un po' allungati, mm, ha tipo delle piccole antenne qua. Come si chiama? Printec. E di cosa è responsabile? Allora, l'ho visto subito legato a questo, è come se fossero, ehm, come se a questi esseri fatti così del secondo universo fosse stato dato il compito di mantenere le persone nel trust. Mi è arrivata questa cosa. Quindi, Autodeterminazione. sì, Mm. quindi nel momento in cui una persona
cioè, già si consapevolizza e si muove in questa direzione, se non è consapevole di alcune cose ha una certa possibilità di essere interferita, loro intervengono e abbassano le vibrazioni per cercare di comunque mantenere le persone nel trust, ecco, a livello energetico. Allora, qualche anno fa Diamante ha fatto il percorso dell'autodeterminazione. È stato poi un susseguirsi di piacevolezze. Tribunale dei minori, assistenti sociali, le è andato della pazza, psicologo. Che è successo? Innanzitutto, il percorso che ha fatto lei è pulito, lei è fuori da qualunque tipo di trust. Vedo già prima quando diceva, vedo tipo c'è un gancio ancora rispetto a... È come se vedessi che una parte fa sì che sia fuori da qualsiasi tipo di trust, però è come se ci fosse un gancio da qualche parte, direi quasi senza che quasi nessuno ne sia consapevole, non so come dire, vedo mm, Filo. sì, esatto, un filo quasi trasparente che mantiene comunque il legame a un altro tipo, c'è un altro aggancio da un'altra parte, no? Fuori da quel trust lì, assolutamente, ma vedo agganciato tipo da un'altra parte, dalla parte E lei non opposta, è con più questo filo. proprietà dello Stato Italia, è proprietà di altri. Ecco, come se fosse così, sì. Chi sono gli altri? Allora, vedo qualcosa legato al Regno Unito. Mi viene tutta la parte di chi è, aspetta, come si chiama? Non mi viene il nome. Regina Elisabetta, vecchia ciabatta. Sai, sì, però da- mm, c'era con il nome, c'era tutta una cosa da cui era partita, vabbè, se non mi viene, mi verrà. Comunque vedo questa, è come se vedessi un gruppo di persone, ti potrei dire una cinquantina d'anni fa, che si sono riuniti in questo posto e hanno creato un meccanismo di collegamento con questa cosa. Vedo questo filo legato. Comunque sì, Regno Unito, la corona e via. Perché è una delle donne legate, bah, insomma, al tribunale, così, Mm. le ha sogghignato, le ha detto terapiattista. Allora, allora, vedo un sacco di interferenze in quella donna, è come se in quel momento fossero uscite tutte le interferenze di questa donna. Quell'interferenza che le ha fatto dire quella frase non c'entra niente con l'interferenza rispetto al trust. Mhm. Però era quella donna lì vibrava molto basso è come se in quel momento avesse mm, liberato tutte le sue interferenze su Diamante. Vabbè, Mm, entità EDL. 4, Mm. ce ne sono Entità 4. mentali. Allora, ce ne sono 2. Una è di livello 2 e una di livello 5. 2. Mm. Ok, quella di livello 2 la vedo proprio collegata alle persone intorno a lei, quindi vedo che la fa agire, l'entità mentale di livello 2 la fa agire rispetto alle altre persone con una certa... mm, è come se lei vedesse, è come se le facesse
risaltare nelle persone che ha davanti la loro una certa debolezza, quindi a lei appare una certa debolezza delle persone davanti a lei e anche se magari non è reale, ma a lei appare così e la fa agire portata un po' dal senso di colpa, dal dire poverino, poverina. Poverino chi, lei o altri? No, l'altro, Ok. quello che ha davanti, no? Quindi è come se la lasciasse sempre collegata alle persone perché non riesce a staccarsi, perché sente proprio come se fosse obbligata a supportare l'altra persona davanti. No? Quindi, C'è una sessione che si intitola Poverino, che mm. Diamante non ha ancora visto, ma vedrà. Mm. Ok, e la 5? Allora, la 5, allora ti dico l'immagine che mi è arrivata, è come se ci fosse, come se creasse sopra a Diamante un'enorme cupola dove quello che può vedere Diamante è solo un un sentirsi bloccata in alcuni limiti. Aspetta, sto cercando le parole per spiegarlo bene. La vedo incastrata in questi eh, mm, mm, confini, ok? Mhm. Ehm, dove questa entità mentale di livello 5 la tiene facendole credere che alcune cose non possono essere fatte perché vanno oltre quello che è stato deciso in generazioni antiche e ehm, nella sua famiglia di origine. Dettare familiari, ancora. Sì. Mm. Quindi dettare Cioè, familiari, diciamo. sì, sì, esatto, è come se questa entità mentale facesse sì che Diamante è convinta che che il suo limitarsi è dato proprio da da queste tare familiari, sì, quindi non potrà mai uscirne, ecco. Cioè è Ci così sono perché è così. impianti? Allora, c'è un impianto mentale che è formato da una specie di griglia quadrata Mhm. in mezzo, con una specie di sfera in mezzo a questa griglia quadrata, da cui partono tutti i pensieri e arrivano e vengono diffusi attraverso questa griglia quadrata all'interno della testa. Poi? Poi, mm, allora, c'è un impianto eterico più o meno qua, dove c'è il plesso solare circa. Poi ce ne sono due sul palmi delle mani. Mhm. Poi, aspetta, vedo qualcosa. Più o meno in mezzo l'addome, uno a destra e uno a sinistra, più o meno in mezzo direi. E poi due sulle cosce, su una e sull'altra. Basta. Ok, il progetto che riguarda Diamante ha un nome, Centrifuga, perché? perché quando le fanno le abduction è proprio è come se, cioè, la centrifugano proprio. La vedo su questo piano, collegata da questi punti qua, quelli nell'addome e nella coscia, legata
a questo piano orizzontale, ok? E poi nei palmi delle mani e qua dove c'è il plesso solare, collegano dei tubi, Mhm. ok? E poi la fanno proprio girare velocissimamente e mentre gira prendono l'energia, provano perlomeno. Causa esoterica del fatto che Diamante decide di fare il percorso. Visto che è l'unica in famiglia, visto che si è ritrovata contro tutti, il marito, ha capito che col marito è finita, si è ritrovata a combattere con gli assistenti sociali, con quella col ghigno. Ma direi che non c'è proprio una causa esoterica, è più la consapevolezza che comunque lei può, cioè in quel momento lei sapeva benissimo che può, che comunque la sua vita dipende da lei e quindi poteva fare una cosa, un'esperienza che riguardasse lei. Quindi la PS ha agito completamente in autonomia senza paura, nel senso ha agito nel qui e ora e dice vediamo, è un'esperienza. Quindi non Beh, vedo nessuna fatto un- interferenza, nel senso. è stata dalla padella Ah, alla braccia, ha fatto una gran minchiata di esperienza, quindi non capisco. Che PS è questa? tu dici ma percorso dell'autodeterminazione? Eh sì. Io stavo guardando. Ah, ok. Eh, Come percorso di come, consapevolezza, tu dicevi. sì, poi è stata interferita, sì, quello. E Magari. l'autodeterminazione? Qual è la causa esoterica di questa decisione? Quello che vedo è che ha fatto proprio, forse addirittura dall'altra parte, nel senso la PS ha fatto un'esperienza, vado quasi ad occhi chiusi, no? Infatti lei l'ha detto, ha detto la prima cosa che ho sentito sono andata, quindi la PS le ha detto agisci e mm, è come se non avesse visto le varie possibilità la PS, no? Come Mhm. se, boh, quella è, io la faccio. Mm. Ok, quindi consapevole che c'era una possibilità di via d'uscita, che poteva fare l'esperienza da sola con coraggio, ma senza valutare le altre possibilità. Non so come dire, no? È come se, diciamo, non ha fatto vedere a Diamante le varie possibilità e ha detto fai questa e vediamo come viene fuori l'esperienza. Più quasi per provare il coraggio e vedere cosa succedesse, no? Più che per l'esperienza in sé. Non so come dire. Mhm. Mm, è riuscita a comunicare con Diamante, la PS, no? E a farla agire e più diciamo prendendo la palla al balzo di questa mm, occasione di azione, mm, quasi scollegata dal contesto, non so come dire, non so se sono riuscita a rendere l'idea. Mhm. E quindi senza valutare tutte le varie possibilità, no? Va bene. Mhm. Parliamo del bar del nonno. Quando lei non era ancora nata, il nonno aveva un bar, è successo un fatto spiacevole che non diciamo, quindi boh, l'esistenza del bar era in forse. La madre di Diamante ha fatto un fioretto e ha detto se le cose si sistemeranno, e poi non so se si sono sistemate, sinceramente non si è capito, chiamerò mia figlia Diamante in onore del Santo Diamante. Vabbè, insomma, chiaramente avete capito. Mhm. Comunque, in onore del cavolo del santo di turno, che contento sta Palmo e Chandon, ale, un'altra, ale, Mm. evviva. Cosa è successo? Mm.
Allora, in quel caso lì è come, allora, quello che vedo io è quando succede una cosa del genere, è come se tu sacrificassi una parte della tua vita, quindi sto parlando della mamma di Diamante, eh, per cambiare, diciamo, le carte in tavola, no? Ma a livello inconscio, quindi un po' come, è come l'energia, le vibrazioni che si creano sono simili a quelle dei personaggi famosi che scendono compromessi a fare cose, riti e cose varie pur di diventare famosi, no? Quindi in questo caso la mamma di Diamante ha sacrificato una parte della sua vita, diciamo, una parte energetica della sua vita per cercare di cambiare la Matrix, ok? Quindi c'è stato quel collegamento lì con questa interferenza che io vedo, ho visto prima ed è collegata appunto al secondo universo anche, dove però che si è collegata alla mamma, perché è come se Mm, in quel momento la mamma considerava Diamante come una sua cosa, no? Quindi ha sacrificato una parte di sé a questo demone per riequilibrare le energie del bar del padre, no? Mm. Mm, eh, quello Dimmi. che, quello che vedo è che c'è tutto. Non C'è so come stato un spiegare. fioretto. Che cos'è un fioretto? Ecco, esatto, il fioretto è quello che ho appena spiegato, no? Quindi è un È autogol. scendere, sì, Praticamente è per- un contratto a proprio svantaggio fatto con esatto, le entità di propria volontà, mm, un autogol. È esatto, come scrivere senza essere consapevoli, è come scrivere nella Matrix non ho capito un cazzo. esatto, Non dire parolacce, Elena. Le ho detto sì. tante volte, tu continui a dirle. Non ho capito un cazzo. Fioretto. Mm, esatto, quindi agganci proprio, no? Ok, questo fioretto riguarda la madre di Diamante o La Diamante? madre di Diamante, che però ecco, ha agganciato il nome di Diamante, quindi Esatto, dietro a quindi quel nome lì c'è tutta quell'energia lì. ok, individuiamo che la madre di Diamante si fa il suo percorso, anzi è invitata nel cinema, vediamo se viene. Sì, viene un po' come se. Sì, sì, anche con curiosità, ma consapevolezza zero, quindi adesso vedrà tutto. Mhm. Ok, e dov'è questa storia nella parte, nel corpo energetico di Diamante? Se c'è. Sembra che ci sia perché c'è un nome. Sì, sì, esatto. Ehm, io vedo qua come se avesse una linea e ti direi che questa linea qua è come un confine, quindi tutte le volte che lei deve collegare, la tradurrei così, ogni volta che c'è la comunicazione tra la sua PS e la sua mente, Mhm. deve passare, mm, mm, passami il termine, anche se non è proprio quello giusto, ma per rendere l'idea, è come se dovesse passare un sacrificio. Quindi c'è tutta una tribolazione dietro, è come se per riuscire la sua PS, per riuscire a comunicare con la sua testa, con la sua mente, quindi ehm, per mettere d'accordo tutte le parti, direi, eh, deve passare per forza in esperienze nella Matrix con vibrazioni molto basse.
Ma la vedi come diciamo che un'energia? Un impianto? sì, sì, però Un'energia. è come se fosse anche esterno, no? Proprio un piano, sì, energetico qua. Ok, Mm. analizziamo il lavoro che in questo momento non ha. Lei è portata, lei dice, per la pittura, la scultura, la scrittura e il massaggio plantare. Mhm. Cosa vedi a questo proposito? Mm. Allora, con le caratteristiche, mm, con le condizioni in cui si trova ora, quindi diciamo il patto che la PS ha deciso, i contratti che la PS ha deciso di sottoscrivere quando è nata Diamante, mm, lei Mhm. così non arriverà mai a lavorare con la pittura, la scultura e la scrittura, nel senso non, cioè se lo fa per diletto senza chiedere denaro in cambio, potrebbe diventare la persona più famosa del mondo. Ma appena chiede un euro viene completamente boicottata, Molto male. sparisce. Mm. Perché? Con le condizioni di adesso, con le interferenze, con i contratti che ha firmato, soprattutto vedo appunto questa cosa del nome. eh, Come quei questa cosa. simpaticoni che ci chiedono perché ci facciamo pagare, perché è un lavoro. Ma Mm, perché è un lavoro? Dovresti farlo gratis, allora lavora anche tu gratis. mm, Boh, semplice. Vai, bevi l'acqua della infatti, piovana, mangia l'erba dei prati. Che cavolo vuoi da me? mm. Dormi sotto gli alberi, nelle grotte. Non ho capito. Così. Quindi chi è l'entità, questa simpatica entità che vuole che tutto sia gratis? Di quelle che abbiamo visto. Allora, quella legata al secondo universo insieme alla Mantide. Mm. Quindi è come se ci fosse la Mantide che le dice sì, tu sei. È come se la spingesse è proprio un circolo vizioso, nel senso che è come se la Mantide la spingesse a fare queste pittura, scultura e scrittura. La vedo molto creativa, lei la vedo molto quasi che nella completezza dell'oggetto le potesse essere tutte e tre, no? Mm. Quindi scolpisce, dipinge e è come se creasse una storia anche rispetto a quello che lei crea, cioè costruisce. Mm. E, però nel momento in cui lei inizia, poi c'è l'altra interferenza che se lei a- mh, appena vende qualcosa le si abbassano le vibrazioni, è come se quello che le entra lei lo debba spendere subito, ma non è detto che lo debba spendere come soldi, ma lo debba spendere come cose molto negative che le succedono. Va bene. Ah. Sogni, sogno ancelle, guaritrici. Allora, vedo due aspetti. È come se la PS le avesse portato alla consapevolezza che lei può avere, può sviluppare delle capacità medianiche. Mhm. Ok? È come se le ancelle rappresentassero le capacità medianiche, ma dall'altra parte eh, eh, queste ancelle, le ancelle che lei vede sono caricate dalle interferenze, quindi in quel momento lì è come se le interferenze avessero preso la palla al balzo di questo suo sogno
per Mhm. interferirla. E quindi lei è come se lei si fosse accorta di un abduction, ma sono riusciti in qualche modo a portare avanti lo stesso l'abduction senza che lei si accorgesse. Mm, mm, Ok, ok. sogno Mm. del cluster. È andato nel cluster? Allora, no, quello che ho visto prima lì, lei l'ha collegato al cluster, anche lì, sempre le interferenze le hanno fatto credere che fosse il cluster in maniera tale che lei rimanesse lì, ma in realtà quello lo vedo collegato l'ho visto subito prima quando lo dicevo, ai registri akashici, Mhm. quindi a tutta quella parte di interferenza del secondo universo. Che palle sta roba dei registri Mm, akashici. Ho fatto una sessione, mamma mia ragazzi. mm, mm, Mamma mia, mm, quanta mm, voglia abbiamo di autometterci dei contratti, di mm. autosabotarci, di autoinfilarci in... ma è scritto nei registri akashici, allora leggitelo e fai quello che dicono i registri akashici, che Sì, è non un po' sai, sappiamo collegato che... anche all'entità mentale sua di livello 5, no? Che era quella che dicevo, come se si mettesse dei confini perché è stato già detto così, no? Mhm. Ecco. Poi Mm. va bene, noi lavoriamo nell'esoterico, nell'eterico, però c'è comunque sempre una logica. I registri akashici, ma chi l'ha detto? Chi li ha fatti? Dove sono? Mm, Chi l'ha scritto? Chi l'ha deciso? Chi l'ha firmato? No, appena si dice registri akashici tutti con le mani giunte, così. Oh, che mm. bello, che Bello un gioia. Ma chi l'ha coro. detto? Ma chi l'ha detto? Dove sono? Io non decido più niente, c'è scritto nei registri akashici. Bravo, Sì, figurati. brava, genio. Infatti il problema è quello, sì, sì. Ok, i sogni sono finiti. È successo un fatto dopo il matrimonio. La fotografa, molto precisa, molto in gamba, tuttavia fa un errore madornale. Allora, diciamo che lei si chiama Diamante e il maschile di Diamante è Diamanto, se no non Mhm, riusciamo... Ok, e questa fotografa nell'album delle fotografie scrive vicino a lei e lui, no? Il marito e moglie, Diamante e Diamanto. Si confonde quando il marito si chiama con un nome normale, cioè con qualunque mm, altro nome, non con il maschile del nome di Diamante. mm. Ecco, causa esoterica di tutto questo. Allora, è incidere ancora di più nella materia quel contratto che la mamma ha fatto quando ha dato il nome a Diamante. È come cioè, l'ha fatto nella nascita. Il matrimonio di Diamante è un rinnovare completamente questo patto, quindi Mm. questo aggancio. L'ha fatto fare l'interferenza, ovviamente, legata al suo nome. È un rinnovo scritto e inciso nella Matrix ulteriormente, quindi ancora più forza. Incisivo. Mm. Va bene, Diamante ha avuto una madre, ma soprattutto ha avuto una zia, che è sorella della Mhm. madre, giusto? Ok, oggi non c'è più, la chiamiamo, aprendo il portale aureo e invitando tutti i parenti di tutte le generazioni di Diamante, la chiamiamo come disincarnata. Mhm. Mhm. È arrivata. Sì, è arrivata e la vedo. È come se lei fosse agganciata alla terra, ma in un altro posto, no? La vedo in un'altra casa. Mm, Adesso non so se ha dei figli, se ha avuto dei figli quando era in vita, ma la vedo No, legata. O potrebbe fratelli maschi? sì, Ok, allora forse è legata alla casa di un fratello, di due fratelli, vedo. È come se fosse legata alla vita di questi due fratelli.
quindi la vedo in queste due case che va avanti e indietro. E quando l'abbiamo chiamata è arrivata subito e molto, molto felice e contenta di rivedere Diamante. Molto felice e contenta di essere stata chiamata da Diamante, Ok, di le diamo rivederla. subito una Vic. Mm. Questa consapevolezza le dà molto sollievo perché è come se si sentisse molto affaticata a stare dietro a queste due famiglie dei suoi fratelli. E il fatto che in realtà non deve, in realtà che ha visto tutto come funziona, lei è come se fosse stata ancora lì, cioè lei lo sentiva proprio, non si era quasi accorta di non esserci. E quindi adesso questa consapevolezza la alleggerisce molto, molto contenta. Vuole dare un grosso abbraccio a Diamante, come se la sta coccolando un po'. Mm. Le vuole dire qualcosa nello specifico? Lei è molto molto connessa a questa zia. Infatti, io ho visto che sono delle anime affini, direi di quinto livello. Mm. E ti dirò di più, se lei non l'avesse chiamata e noi non la stessimo per mandare nel portale aureo, Mhm. lei non poteva collegarsi alla sua fiamma perché era il passaggio precedente Lei diamante. Sì, Mm. Ma anche se è disincarnata. mm. Sì, perché era L'anima legata comunque gemella al alla quinto terra. livello. Mm. Perché era ancora Scusa, una legata alla curiosità. terra. Sono vite passate in cui Diamante e la zia sono stati insieme in qualche modo? Sì, ne vedo una, mi ha fatto vedere una soprattutto dove erano due donne però, come coppia. Mm. 3 vite fa. Mm. Due donne come coppia. Sì, 3 vite fa, in che periodo? fine, fine 700, inizio 800. La vita d'inferno. Inghilterra. Inghilterra. Sì, Nascoste. sì, sì, nascoste, nascoste. Mm. Ulteriore finale messaggio della zia? Ora che ha la Vic, ora che ha visto il portale aureo. Mm. Vedo immagine, vedo un'immagine, provo a tradurre, è come se si trasmettessero quello che sentono a livello animico tra loro due, prima di andare, come se si scambiassero le informazioni di consapevolezza, prima di andare. C'è quello che tutte e due hanno imparato fin qua. Va bene, Mm. la salutiamo allora. Mhm. Le diamo un sacco di Ad Eternum da distribuire nel portale aureo. E un sacco di Vic. Prima di chiuderlo, portale aureo, chiamiamo Mhm. i morti da Cinivac e come giustamente mi hanno fatto recentemente osservare anche i morti di non Cinivac e probabilmente neanche affetti da Mm. influenza, ma portati in strutture e Mm. sistemati per le feste e passati dall'altra parte così. Mm. Murdered. Mm. Dimmi i 2 numeri. Allora, Cinivac 19.250 Mhm. e gli altri tutti quelli 890.000. Mm.
Arrivano tutti? Mhm. Sì. Mhm. Va bene, chiudiamolo. E andiamo questa volta in quello vero, al cluster con diamante. Mm, mm, mm. Come li vedi i contratti? Li vedo tutti come se fossero delle enormi spine di rosa. Mm. Mm. Dove c'è quello relativo al fioretto? Tu in Mhm. corrispondenza cosa vedi? Allora, allora, vedo come un vortice di energia nera. Diciamo che praticamente spiega quella specie di impianto, no, che ha questo livello energetico, Mhm. l'impianto è praticamente questo contratto che descrive questa spirale di energia nera, dice che tutto ciò che fa diamante verso una cioè, di cui lei è consapevole come evoluzione, ok, deve passare attraverso questa spirale di energia nera, quindi spiega quello che dice, che vedevo prima, no? Che quindi queste tribulazioni di vibrazioni basse prima di poter passare di là. Direi che è corrispondente sì, proprio a un parto difficile, a un parto. Va bene, via tutto. Via. Non serve più a niente, nulla di tutto questo. Mm. Ad eternum qua, togliamo la sedia da sotto il culo, non diciamo parolacce, alle entità eteriche e mentali. Nel vero senso della parola. Altri eliminano rettiliano per rettiliano con la pinzetta, poi si fermano i rettiliani ovviamente. Noi togliamo i contratti, Mm. ma tutti, non una Mhm, parte, quella relativa ai rettiliani. Quindi anche quella relativa a Dino, Zeus, Nettuno, qui c'è tutti, un tutti, tutti. essere del secondo universo che dice che tutto è gratis e bisogna lavorare gratis, e noi mandiamo a fan anche questo Mm, qui, mm, 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 a fan club. mm. Fatto? Sì. Andiamo all'avatar allora. Mm, mm. Lo vedo molto agguerrito per arrivare verso lo schermo, perché i comandi che le arrivano sono che questo bottino non è da perdere perché è molto nutriente, tra virgolette. Via. Se ne vada nel portale definitivo dei nutrienti, ad eternum anche qua. Ad eternum rappresenta la divinità di Diamante, Mhm, che non ci obbedisce e basta, semplicemente comprende che per lei è possibile creare effettivamente un sole e lo mhm, mette lì dove le interessa, in una giornata, in una persona, se stessa, in una parte del suo corpo che le fa male, in un intento, scrittrice, in un posto, cluster, avatar. mhm.
Fatto? Mhm. Ok. Non ti sentivo più. Ma che è No, successo nel perché ho visto frattempo? un'altra cosa, poi dopo ti dico. Ah, ok. Mm. Che cosa volevo dire? Ci sono ancora entità eteriche, mentali, il fioretto, la centrifuga, le abduction, se c'erano cloni, i cloni, se non c'erano nulla. No, non c'è più niente. Mentre lei metteva la Detenum al posto del cluster, allora è iniziata questa luce bianca tipica della Detenum, no? Poi è diventata tutta viola, molto proprio quella tipica della PS, ok, è iniziato a diffondersi al posto di tutto quello che c'era prima. Quindi se io guardo intorno, mentre tu mi dici già questo, questo, quest'altro, vedo proprio l'energia violetta della PS che si diffonde ovunque. Mhm. Va bene. Nuova frequenza, Più 135 miliardi, nuova consapevolezza. 187, PSPE, 61, 39, vite precedenti, 1261, cervello. 9.8. Bene, messaggio finale di Diamante a se stessa. Eh, allora le dici, mm, da adesso in poi devi proprio allenarti a vedere l'innalzamento delle vibrazioni proprio in modo diverso, perché quello che potevi vedere prima, quando tu alzavi le vibrazioni, era molto faticoso, nel senso che tu le alzavi, ma avevi tante interferenze, cioè il passaggio che c'era in quella zona, no? Di buio, diciamo, faceva sì che per arrivare oltre tu dovevi alzare molto le frequenze, le vibrazioni e spingere molto. Ora devi allenarti a vedere che per te creare le vibrazioni alte e alzarle è molto semplice. Quindi ci sarà un momento dove magari tutto d'un colpo sentirai un'energia fortissima e quasi ti stupirai, ti spaventerai quasi, no? Perché è talmente ehm, alta in maniera velocemente che un attimo ti destabilizzerà. Devi solo abituarti a comprendere che le vibrazioni si alzano molto facilmente. Quindi ci sarà, le vuole dire che ci sarà questo passaggio, no? E, e che pian piano è come se le fa vedere che si deve staccare un po' dalla vita di sempre, cioè dovrà pian piano cambiare strada perché lì è quel meccanismo di quella gabbia, di quei limiti eh, che le facevano vedere prima le interferenze, no? Come se lei Mm, dovesse stare lì, ecco. E invece quelli sono, diciamo, la matrix di quella realtà lì. mm. E quindi invece pian piano deve proprio prendere tutta un'altra strada dove c'è libertà, infinite possibilità Mhm. e Mm. la vedo proprio libera. Di qua la vedevo, cioè adesso è come se fosse appunto in una scatola, no? Grossa, tipo Truman Show, Mhm. ok? Ma in realtà diciamo, la vera libertà e la vera possibilità di creare quello che fa star bene la PS è in uno spazio completamente aperto, infinito. Ecco. Benissimo. Mhm. Facciamole creare un uomo energia, così se lo impara, per alzare questa frequenza che sì è alta, ma ho visto di meglio. Mhm.
Vediamo cosa fanno nel cinema la madre e i 3 figli, velocemente. Allora, i 3 figli saltellano e continuano a sperimentare, a creare ad eternum, prendere le Vic. Adesso stanno guardando la mamma come ha fatto l'uomo energia e ci provano. Ecco, Ce n'è uno dei 3 che è un po' più o 2, insomma, sono quello tutti in uguali? mezzo, quello in Quello in mezzo. mezzo è molto molto più veloce e gli altri due guardano come fa e lo copiano. Se fossero cinivaccati sarebbe così? No, io li vedo come se fossero zombie, tutti un po' così, mm, rallentati, rimbambiti, non so La come dire. madre? La mamma è stupita mm, mm, dalla, è stupita in maniera positiva, no? Come per dire, oddio, che roba bellissima è. Mm-mm. Mm. Ok, in generale una battuta finale? Ora parti da un livello che sembra più alto, come se tu lo sentissi molto più alto e tutto quello che hai vissuto finora lo vedi sotto che va negli abissi. Da qui in poi puoi andare verso l'alto. Ecco, ne vuol dire Benissimo, questa cosa qua. Mhm. perfetto.